percorso inizia nel 2001, quando mi sono iscritta al corso di arte visiva della FAAP a San Paolo. All'inizio l'intento era quello di imparare a dipingere, ma mano a mano che il corso andava avanti avevo capito che la città, l'architettura, il paesaggio naturale poteva essere una tela dove dipingere, ma permettendo agli spettatori di entrare dentro a quest'opera d'arte, a farne parte. Quindi l'immersività dell'opera d'arte, per me tanto importante, inizia già di subito dall'inizio di questo percorso. Credo che questa voglia di essere dentro, di andare in profondità e non rimanere in superficie a guardare passivamente, nasce con me già da piccolina, quando davanti a una televisione mi ricordo benissimo di voler entrare dentro, di essere molto incuriosita di questa cosa, del fatto di cosa succedeva lì dentro e non di stare fuori a guardare il programma, ma io volevo essere là dentro, volevo far parte di quella cosa lì. Quindi penso che di lì già nasce questo semino, no? Riflettire è stata la mia prima opera che metteva lo spettatore all'interno di un fiume inquinato, il principale fiume di San Paolo, Tietê, dove si discuteva con quest'opera la responsabilità di ognuno di noi cittadini verso l'inquinamento ambientale. Con questa tematica quest'opera ha vinto un premio e così ha rafforzato ancora di più la mia voglia di andare in questa strada e approfondire la mia ricerca artistica. Dando continuità a questa riflessione dell'inquinamento ambientale, mi sono messa la domanda: ma basta pulire il pianeta se prima non puliamo le nostre anime? Quindi con la domanda dove mettiamo, dove buttiamo le nostre immondizie, che possono essere le nostre gelosie, le nostre invidie, le nostre pigrizie, le nostre soberbe, riciclare quest'opera dove invitava le persone a capire dove mettere queste immondizie. Gostei dessas novas. Onde que é o avarejo? Onde é o papel? Lo metro è l'opera che dà sequenza a questa indagine. È una performance nella quale viaggiavo guardando un libro di arte erotica, osservando la reazione delle persone quando le intimità vengono messe a nudo. Credo che le favole ci aiutino a svegliare i nostri bambini interiori. E io sono a ricerca di questo bambino perché credo che la loro intelligenza, libera di qualsiasi pregiudizio, che è in grado di andare in profondità e aiutarci a capire il nostro io più profondo. E lì sono arrivata a Pinocchio. Pinocchio da un pezzettino di legno diventa una persona più umana, in un processo di crescita. Quindi ho invitato alcuni artisti, più alcune opere mie, sempre installazione dove il pubblico veniva invitato a diventare Pinocchio, a sentirsi come Pinocchio, passare per il processo di umanizzazione. E 9 erano le installazioni perché 9 sono i mesi di gestazione. E c'era questo invito alle persone di vivere quell'esperienza, ma da dentro proprio. Tornando un pochino indietro nel tempo, nel 2006 io mi trasferisco con la mia famiglia in Italia, mio marito è italiano, dopo un'esperienza di 15 anni in Brasile, per lui era arrivato il momento di tornare. E accolgo questa proposta con grande entusiasmo di venire in Italia, è un paese dove l'arte è da tanto tempo una grande forza e quindi vengo veramente molto molto contenta di venire in Italia. Arrivo qua per integrarmi, per conoscere un po' delle persone, per conoscere persone anche dell'ambito dell'arte. Mi iscrivo a un master nella città di Brescia, dove siamo venuti a vivere, che si chiamava Paesaggi straordinari. Questo master, che era un master di arte e architettura con artisti e architetti, per indagare proprio il nostro ambiente, la città. E quindi di lì ancora una volta si apre ancora di più opportunità e possibilità per me come artista che vuole lavorare all'esterno con l'ambiente. Quindi faccio questo master
Da questo master faccio due esperienze di residenza artistica, una a Biella con Michelangelo Pistoletto nell'Università delle Idee e un'altra a San Paolo, sempre nella FAAPI, invitata da un professore, un storico d'arte, professore e coordinatore della FAAPI, Marcos Moraes, che mi invita a fare questa residenza, sempre con altri studenti, artisti, giovani artisti italiani. Da queste esperienze, quindi di queste due residenze, escono 3 lavori per me molto importanti che indagavano la città ideale. Quale sarebbe la città ideale? Come possiamo costruire una città ideale? Come l'arte può contribuire nella costruzione di questa città più umana, no? E lì vengono fuori questi 3 lavori che è Per un filo, Marco Zero e I Love My City. Per un filo è stato fatto a Biella in collaborazione con Ermenegildo Zegna, con la Fondazione Zegna, e erano delle tessere dove le persone venivano invitate a giocare con queste tessere e a costruire la sua città ideale. Ogni tessera aveva un'immagine, una foto, non so, una discoteca, una farmacia, una chiesa, varie cose che compongono un fiume, una montagna, che compongono il paesaggio, e le persone dovevano costruire le sue città ideali. E anche questo è stato ha avuto una premiazione in Australia, un premio di richiesta ambientale. Poi Marco Zero a San Paolo è stato un lavoro abbastanza forte, perché per 3 mesi abbiamo vissuto molto vicino una piazza centrale a San Paolo, dove abitano centinaia e centinaia di persone, vivono in questa piazza, che di notte si trasforma in un dormitorio. Le persone dormono per terra e io insieme a altre 2 ragazze italiane, artiste italiane, abbiamo vissuto in questa residenza che è molto vicino a questa piazza e abbiamo indagato con queste persone, abbiamo vissuto insieme a loro cosa significa non avere una casa, vivere all'aperto, con la pioggia, con il caldo, con il freddo. E di lì abbiamo fatto tante azioni insieme a loro. Abbiamo costruito un orto insieme a loro in uno dei cantieri, abbiamo creato una caffetteria ambulanti, itineranti, dove c'erano dei libri di arte e offrivamo caffè alle persone, a loro che vivevano lì in quella città, quindi parlavamo di arte con loro. Quindi è un'esperienza molto impattante per noi, come discutere la città ideale, la città umana, più umana, quello che era l'intento. Poi I Love My City invece abbiamo fatto a Brescia, perché individuavo che i bresciani non avevano un orgoglio della città. Mi sembrava sempre di sentire parlare delle persone come gran lavoratori, delle persone molto per bene ma molto chiusi, e non delle bellezze di Brescia, che è una cosa che oggigiorno è completamente cambiata. Oggi sento che questa cosa non c'è più. Oggi i bresciani sono molto orgogliosi della loro città e l'intento di I Love My City era sono stati 15 artisti che ho organizzato questa mostra, invitando questi 15 artisti, dove ognuno ha scelto un posto della città per mettere una luce da far vedere il bello di quella città, far venire fuori quella bellezza, perché le persone potessero avere questo orgoglio. Da questa esperienza sempre con questi giovani artisti, studenti, non mi sono mai slegata, perché fino ad oggi ancora ho un legame molto forte con l'accademia, sono ancora docente all'accademia, ma prima di essere docente con questi giovani artisti avevo creato un laboratorio di arti all'interno di Area Docs, che è un concept store abbastanza importante della città, che il proprietario Alberto è una persona molto generosa e ci ha permesso di lavorare per ben 4 anni
esercitare, fare esercizio di arti in questo muro molto grande che aveva lì di 14 metri per 7 d'altezza, quindi molto sfidanti, dove abbiamo giocato a fare arti, sfidando quel muro lì con questi giovani artisti. Abbiamo fatto 5-6 installazioni che con segno di poi ho capito che sono stati fondamentali per me, per creare proprio i muscoli di affrontare delle sfide più grandi. E le sfide più grandi arrivano proprio con la pandemia. Quando nel 2020, inizio del 2020, avevo tanti progetti in mente da realizzare e siamo bloccati a casa, e lì ho cominciato a pensare tutta quella tristezza che c'era, che l'arte poteva portare luce, gioia, voglia di rinascere, voglia di vivere, voglia di ricominciare. E, come abito davanti al lago, c'era tanta bellezza qua per far riaccendere questa gioia di vivere. E, quindi sono andata all'isola del Garda, ho parlato con la proprietaria Alberta, gli ho chiesto di poter fare un lavoro nell'isola. Era talmente meraviglioso che quando sono andata lì a guardare l'unica cosa che mi veniva in mente è meraviglia, meraviglia, ma è meraviglioso, quanta bellezza, ma c'era un stupore enorme dentro di me. E lì viene fuori ancora una volta le favole, viene Alice. E mi sono sentita Alice in quel momento. E lì nasce questa mostra in Wonder Island per parlare di questa Alice che è alla ricerca di se stessa. Quindi chi sono, chi vorrei essere, di che dimensione voglio avere, qual è la dimensione voglio avere, quale strada voglio intraprendere. E tutte queste domande piano piano si sono trasformate in installazioni, in opera che le persone erano invitate a entrare dentro e a vivere anche qua come Alice, e vivere queste emozioni e chiedersi questo, chi siamo noi, chi siamo, dove andiamo ad andare. Poi sempre nell'ottica del lago, di una cosa va all'altra, mi trovo davanti alle grotte di Cthulhu, patrimonio dell'umanità, un posto così sconvolgente, di talmente bellezza, talmente diverso e lontano dalla mia realtà, venendo dal Brasile, non c'è niente uguale, neanche minimamente, quindi è un'stravaganza. Quella cosa per me è un'stravaganza enorme. E comincio a immaginarmi, pura fantasia totale, immaginazione, libertà assoluta, comincio a immaginarmi come vivevano quelle persone lì, come erano le emozioni loro, cosa avevano. Quindi c'era un campo di olive. Come erano le olive di quelle persone? Non potevano essere olive normali, quindi potevano solo essere olive enormi, oliva di oro. C'era un simbolo di quel periodo, era il serpente, tutti avevano un serpente a casa perché portava fortuna. Dicevo, questi erano non fortunati di più, quindi i serpenti non erano serpenti, erano serpentoni giganti. Quindi di lì sono cominciato a nascere la piscina, loro sapevano una piscina, come potrebbe essere la piscina loro? Quindi era una piscina anche quella color oro. Quanto lungimiranti potevano essere quelle persone in quel periodo nell'impero romano, quindi hanno conquistato il mondo, quindi i sogni senza limiti. Ogni pensiero che facevo di come potevano vivere loro si trasformavano in un'opera, e quindi abbiamo illuminato tutta quest'isola, portando sempre come intento finale più profondo era quello di illuminare quello che era nascosto, far venire fuori, far rinascere, no? In tutto questo periodo della pandemia e subito dopo la pandemia. Durante la mostra Stravaganza Imperiale
Ho ricevuto la visita di Fabio Bixi e Monica Carrera, che sono artisti, direttori dello Spazio Carme, e mi hanno invitato a partecipare a una mostra nel loro spazio. E di lì ho pensato, perché ero davanti a una ex chiesa sconsacrata con una fortissima energia spirituale, e ho pensato di portare Porta Segreta come mostra d'arte. Questa mostra mi ha permesso di parlare dell'amore, di questa energia divina che, quando riusciamo a svegliarla, porta con sé un stato di benedizione infinita. Reflexos Inversos, così come in Wonder Island, racconta la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie tramite l'installazione. Quindi inizia da un coniglio che ci chiama a entrare dentro il nostro inconscio per conoscere meglio chi siamo, dove vogliamo andare, di che dimensioni vogliamo avere, quale strada vorremmo intraprendere. Quindi proporre allo spettatore di vivere queste avventure e riflettere su queste tematiche più profonde del nostro inconscio. E adesso, attualmente, prossimo progetto futuro, è Borea Lights, che stiamo lavorando, che è un progetto che è stato realizzato durante un anno accademico, un progetto condiviso con gli studenti dell'Accademia Santa Giulia, dove abbiamo anche lì pensato di come l'arte ancora una volta potrebbe contribuire per l'inquinamento ambientale, per il non inquinamento ambientale. Con i miei progetti intendo non dare delle risposte, ma fare delle domande, far sì che le persone possano uscire da una mostra d'arte con queste domande in testa, cercando di con questo portare una luce nel nostro mondo e far sì che possiamo diventare persone migliori.